Lezione 1. Mappare il viaggio su strada. Ehi Anna, volevo gestirti una cosa. Sto pensando di fare un piccolo viaggio questo fine settimana e potrei usare il tuo contributo. Un viaggio, eh? Sembra divertente. Dove pensavi di andare? Bene, speravo di esplorare alcune città e paesi vicini, ma volevo assicurarmi di tracciare il percorso migliore per evitare traffico intenso o ritardi. È un'idea intelligente. Hai considerato l'utilizzo di un'app di navigazione GPS per pianificare il tuo percorso? Una PVS è un ottimo suggerimento. Avete qualche consiglio per quelli affidabili che possano aiutarmi a evitare gli ingorbi? Assolutamente. Google Maps e Oase sono entrambe opzioni eccellenti. Possono fornire aggiornamenti sul traffico in tempo reale e reindirizzarti secondo necessità. Oh, Watson, ne ho sentito parlare bene. Ti dà effettivamente avvisi sulle condizioni del traffico più avanti. Sì, Oase è davvero impressionante quando si tratta di dati sul traffico in crowdsourcing. Può avvisarti di incidenti, lavori in corso e altri ritardi. Fantastico, è esattamente ciò di cui ho bisogno. E Google Maps è un classico punto di riferimento per la navigazione, giusto? Decisamente. Google Maps ha fatto molta strada e offre molte funzionalità utili per i viaggi su strada, come la stima dei tempi di viaggio. Fantastico, è super utile. E già che ci sono, dovrei prenotare qualche alloggio in anticipo. È una buona idea, soprattutto se hai intenzione di fermarti in famose città turistiche. Puoi utilizzare i siti di prenotazione di viaggi per trovare hotel, motel o persino affitti Airbnb. Oh, è un'ottima opzione. Potrebbe essere più conveniente di un hotel tradizionale e un'esperienza unica. Esattamente. Airbnb può darti un'atmosfera più locale e autentica al tuo viaggio, e puoi leggere le recensioni per trovare le migliori opzioni. Meraviglioso, sono tutti consigli davvero utili. Sento di essere sulla strada giusta per pianificare un fantastico viaggio su strada adesso. Fantastico! Con un'app di navigazione affidabile e alcune sistemazioni prenotate in anticipo, sarai pronto per un viaggio piacevole e senza stress. Assolutamente. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per fornire questi ottimi consigli, Anna. Questo renderà la pianificazione del mio viaggio molto più semplice. Sono felice di aiutarti, John. I viaggi su strada possono essere davvero divertenti quando hai gli strumenti e le risorse giuste. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo esplorando. Non vedo davvero l'ora. Grazie ancora per tutti i vostri consigli. Ne farò sicuramente buon uso. Lezione 2. Esplorare l'enigma del dolore. Ehi Anna, stavo leggendo di questo affascinante concetto di dolore dell'arto fantasma e volevo sapere la tua opinione al riguardo. Dolore all'artofantasma? È un fenomeno così intrigante e complesso. Da quello che ho capito, è quando le persone provano dolore o sensazioni in un arto che è stato amputato. Esattamente. Sono rimasto davvero sorpreso di apprenderlo. Voglio dire, come puoi sentire dolore in una parte del corpo che non c'è più? È abbastanza sconcertante, non è vero? La comunità medica sta ancora cercando di comprendere appieno le cause e i meccanismi alla base del dolore dell'artofantasma. Apparentemente ha qualcosa a che fare con il cervello che continua a ricevere segnali dai nervi dell'arto amputato, anche se non è più fisicamente presente. Esatto, il cervello sta ancora cercando di elaborare quegli input neurali,
Ma senza l'arto vero e proprio, ciò può portare alla percezione del dolore o di altre sensazioni. Affascinante. Quindi in un certo senso il cervello si sta ingannando facendogli credere che l'arto sia ancora lì e che provi dolore o disagio. Esattamente. È come se il cervello non fosse in grado di lasciare andare completamente l'arto, anche dopo che è stato rimosso. I nervi e i percorsi neurali sono ancora intatti, ma la parte del corpo fisico è scomparsa. Wow, è davvero notevole. Non riesco nemmeno a immaginare quanto debba essere impegnativo e frustrante affrontarlo per gli amputati. Assolutamente. Il dolore dell'arto fantasma può essere incredibilmente debilitante e difficile da gestire. I ricercatori stanno ancora esplorando vari trattamenti e terapie per contribuire ad alleviarlo. Vedo. Quindi che tipo di trattamenti o interventi stanno esaminando? Bene, alcuni approcci includono cose come la terapia dello specchio, in cui il paziente visualizza il movimento dell'arto mancante, o persino l'uso della realtà virtuale per creare quell'illusione. Interessante. Immagino che l'idea sia quella di provare a resettare la percezione e integrazione dell'arto mancante da parte del cervello. Esattamente. L'obiettivo è in qualche modo interrompere o ignorare i percorsi neurali che continuano a inviare segnali di dolore al cervello, anche se l'arto non c'è più. Affascinante. Non avevo idea che il cervello potesse essere così ostinatamente attaccato a una parte fisica del corpo che non esiste più. È davvero notevole. La connessione cervello-corpo è così complessa e intricata. Il dolore dell'arto fantasma evidenzia semplicemente quanto profondamente radicati possano diventare questi schemi neurali. Assolutamente. Questa è stata una conversazione davvero illuminante. Mi sento come se ora avessi una comprensione molto migliore di questo intrigante fenomeno medico. Sono felice di aver potuto fornire alcuni spunti utili, John. Il dolore dell'arto fantasma è un'area di studio davvero affascinante e parla davvero delle incredibili capacità e complessità del cervello umano. Decisamente. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per spiegarmi tutto questo. Mi ha dato un ritrovato apprezzamento per le sfide che gli amputati devono affrontare nell'affrontare questa condizione. Naturalmente sono sempre felice di discutere di questo tipo di argomenti medici e scientifici affascinanti. Il corpo e la mente umana sono infinitamente intriganti. Non potrei essere più d'accordo. Bene, questa è stata sicuramente una conversazione stimolante. Sento di aver imparato molto su un problema di cui prima sapevo molto poco. Eccellente, quello era il mio obiettivo. Discutere di questi tipi di fenomeni medici unici è un ottimo modo per espandere la nostra comprensione dell'esperienza umana. Sono felice di aver potuto fornire alcuni spunti preziosi. Assolutamente. È stato un piacere parlare con te di questo, Anna. Non vedo l'ora di avere conversazioni più illuminanti come questa in futuro. Lezione 3. Trovare la casa vacanza perfetta. Ehi Anna, sto programmando un weekend e speravo che potessi aiutarmi a trovare un ottimo posto dove stare. Assolutamente sì, sarei felice di darti una mano. Che tipo di alloggio stai cercando esattamente? Beh, speravo di trovare una piccola casa vacanza accogliente, magari un Airm o qualcosa di simile. Qualche consiglio in zona? Lasciami pensare. Ci sono alcune buone opzioni da queste parti. Hai in mente una location specifica o sei aperto a suggerimenti?
Sono flessibile per quanto riguarda la posizione, purché sia relativamente vicina e abbia un facile accesso ad alcune delle principali attrazioni. Ok, capito. In tal caso, ti consiglio di dare un'occhiata ad alcuni annunci Airbnb nel centro città. Ci sono molti graziosi appartamenti e cottage disponibili. È un'ottima idea. Ho sentito molte cose positive sugli affitti per le vacanze su quella piattaforma. Decisamente. Airbnb offre una varietà davvero ampia di alloggi unici e convenienti. Spesso puoi trovare alcune gemme nascoste. Fantastico, è esattamente quello che sto cercando. Qualcosa di un po' più unico e fuori dai sentieri battuti. Meraviglioso. Dovresti essere in grado di trovare molti Airbnb accoglienti e ben attrezzati nella posizione desiderata. Assicurati solo di leggere attentamente le recensioni. Buon punto. Le recensioni sono molto importanti quando si prenota una casa vacanza. Non vorrei avere spiacevoli sorprese. Esattamente. Le recensioni possono davvero darti un'idea della struttura, della reattività dell'host e della soddisfazione complessiva degli ospiti. Decisamente. Mi assicurerò di esaminare attentamente le recensioni prima di effettuare una prenotazione. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente? Qualche altro consiglio? Prova a prenotare il tuo noleggio con qualche settimana di anticipo, se possibile, per ottenere la selezione e le tariffe migliori. E cerca luoghi con buoni servizi adatti alle tue esigenze. Capito, ha molto senso. Prenotare in anticipo e trovare i servizi giusti sarà fondamentale. C'è qualcos'altro che dovrei sapere? Bene, potresti anche considerare gli orari di check-in barra check-out per assicurarti che siano in linea con i tuoi programmi di viaggio. E vedi se il noleggio ha regole o politiche rigide. Ottimo consiglio, prestare attenzione a questi dettagli logistici contribuirà a garantire un soggiorno tranquillo e senza problemi. Assolutamente. Con un po' di ricerca e pianificazione, sono sicuro che riuscirai a trovare l'Airbnb perfetto per il tuo weekend. Meraviglioso, è stato di grande aiuto. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per fornire tutti questi ottimi consigli. Mi sento molto più preparato per iniziare la mia ricerca. Sono felice di poterti essere d'aiuto, John. Prenotare una casa vacanza può essere un po' complicato, ma seguire queste linee guida dovrebbe aiutarti a trovare un ottimo posto dove soggiornare. Fantastico, farò sicuramente tesoro di tutti questi consigli. Grazie ancora, Anna. Ti farò sapere come va la prenotazione. Sembra buono, non vedo l'ora di sapere della tua scoperta del noleggio. Divertiti a pianificare il resto del tuo weekend. Lo farò, grazie mille. Questa conversazione è stata di grande aiuto. Parliamo più tardi. Lezione 4. Perseguire un impatto positivo. Ehi Anna, volevo stuzzicare la tua mente su una cosa. Ultimamente ho pensato molto a come posso avere un impatto più positivo sul mondo. Ah, è un obiettivo nobile, John. Che tipo di impatto positivo speri di avere? Quali sono gli ambiti che ti appassionano di più? Beh, ho fatto molta ricerca interiore e sento che voglio che il mio lavoro e la mia vita contribuiscano con qualcosa di significativo. Sai, non voglio solo inseguire soldi e status. È davvero ammirevole. È meraviglioso che tu stia cercando di trovare uno scopo e un significato più profondi nella tua vita e nel tuo lavoro. Da quali tipi di cause o problemi sei maggiormente attratto? Questa è una bella domanda.
Sono davvero appassionato di sostenibilità ambientale e di protezione del nostro pianeta per le generazioni future. Mi piacerebbe trovare un modo per essere coinvolto in quello spazio. Meraviglioso! L'ambiente è una questione così critica che necessita di sostenitori più dedicati. Hai qualche idea o abilità specifica a cui potresti contribuire? Beh, ho un background nel mondo degli affari e del marketing, quindi stavo pensando che forse potrei contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su iniziative ecocompatibili o promuovere soluzioni sostenibili. È un angolo fantastico! Le tue competenze aziendali e di marketing potrebbero essere preziose per promuovere un cambiamento positivo. Hai preso in considerazione l'idea di esaminare organizzazioni no profit o imprese sociali in quel campo? È un ottimo suggerimento. Ho fatto ricerche su alcune organizzazioni no profit ambientaliste locali e sembrano esserci molte opportunità per essere coinvolti. Anche come volontario potrei fare davvero la differenza. Assolutamente. E la cosa bella è che non devi necessariamente impegnarti in un ruolo a tempo pieno. Anche contribuire con le tue capacità e il tuo tempo con una capacità part-time o di consulenza può avere un impatto significativo. Hai davvero ragione. Non devo rivedere completamente la mia vita o la mia carriera per creare un cambiamento positivo. Posso iniziare in piccolo e aumentare gradualmente il mio coinvolgimento. Esattamente. E chissà, il tuo lavoro di volontariato iniziale o il tuo ruolo di consulenza potrebbero anche portare a nuove opportunità professionali in linea con i tuoi valori e obiettivi. È una prospettiva davvero entusiasmante. Comincio a sentirmi più motivato e ispirato a fare il primo passo e a mettermi in gioco. Questa conversazione è stata molto utile, Anna. Sono così felice di saperlo, John. È meraviglioso che tu ti senta ispirato a incanalare le tue capacità e passioni in qualcosa di grande impatto. Non ho dubbi che sarai in grado di fare davvero la differenza. Grazie, Anna. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a discuterne con me. Mi hai dato un sacco di ottime idee e consigli pratici per iniziare. Naturalmente, sono sempre felice di fare brainstorming e supportare obiettivi positivi come questo. Per favore, tienimi aggiornato sui tuoi progressi. Sono entusiasta di vedere l'impatto che sarai in grado di creare. Assolutamente sì. Questa è stata una conversazione davvero significativa per me. Mi sento pieno di energia e pronto per iniziare ad agire per fare la differenza. È fantastico, John. Sono fiducioso che farai cose straordinarie. Ricorda solo di rimanere concentrato sull'impatto positivo e tutto il resto andrà a posto. Hai ragione, questo è l'obiettivo finale. Fare una differenza reale e tangibile, non importa quanto grande o piccola. Sono entusiasta di iniziare. Grazie ancora, Anna. Quando vuoi, John. Faccio il tifo per te e so che farai grandi cose. Ti auguro tutto il meglio in questo nuovo capitolo nel perseguire un impatto positivo. Ho apprezzo, Anna. Questa è stata una conversazione davvero edificante. Sono grato di avere il vostro sostegno mentre mi imbarco in questo nuovo viaggio. Lezione 5. Dibattiti sulle politiche universitarie. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione sul dibattito che si sta svolgendo nel campo sulle politiche universitarie. Politiche universitarie? Qual è esattamente la questione di cui si sta discutendo? Ebbene, da quello che ho capito ci sono alcuni gruppi sociali nel campus che stanno spingendo affinché l'università riveda alcune delle sue politiche ufficiali. Vedo. E cosa sperano di cambiare questi gruppi riguardo alle politiche attuali?
A quanto pare vogliono che l'università adotti politiche più progressiste e inclusive per ricevere finanziamenti e sostegno continui. Interessante. Quindi le politiche dell'università vengono contestate perché non in linea con i valori del corpo studentesco? Esattamente. I gruppi ritengono che le politiche attuali siano obsolete e non affrontino adeguatamente i bisogni delle comunità emarginate nei campus. Posso comprendere il desiderio di cambiamenti politici per promuovere una maggiore equità e inclusione. È una questione importante. Assolutamente è. Ma l'università sembra riluttante ad apportare cambiamenti radicali, poiché deve bilanciare gli interessi dei vari stakeholder. È comprensibile. Immagino che la revisione delle politiche istituzionali possa essere un processo complesso e delicato. Giusto. I gruppi esercitano forti pressioni sull'amministrazione affinché reagisca, ma l'università vuole seguire i protocolli ufficiali. Vedo. Quindi è diventata una sorta di situazione di stallo tra gli attivisti studenteschi e la leadership universitaria. Sì, e la cosa ha davvero diviso la comunità del campus. Alcuni sostengono le richieste di riforma politica, mentre altri pensano che l'università debba mantenere la stabilità. È una situazione difficile. Trovare un equilibrio tra progresso e praticità non è mai facile, soprattutto in ambito accademico. Esattamente. Sarà interessante vedere come andrà a finire tutto questo e se l'università sarà disposta a apportare i cambiamenti richiesti dai gruppi. Sono d'accordo. È sicuramente una questione complessa con prospettive valide da entrambe le parti. Sono curioso di vedere come se la cava l'università in questa situazione. Lo stesso qui. Questi dibattiti sulle politiche universitarie possono davvero far luce sull'evoluzione dei valori e delle priorità della comunità. Assolutamente. Sarà importante che l'università trovi un modo per affrontare le preoccupazioni pur mantenendo la sua missione e i suoi principi fondamentali. Decisamente. È un equilibrio delicato, ma fondamentale da raggiungere per il benessere dell'intero campus. Ben detto. Questi sono i tipi di discussioni che possono davvero modellare la direzione futura di un'università. Assolutamente. Sono felice che abbiamo approfondito questo argomento. È un ottimo esempio delle problematiche dinamiche che i campus devono affrontare a oggi. Concordato. Discutere questo tipo di dibattiti è estremamente utile per comprendere le complessità coinvolte. È stata una conversazione stimolante. Decisamente. Apprezzo che tu abbia condiviso la tua prospettiva, Anna. Questi sono i tipi di discussioni che possono davvero aprirci gli occhi. Lezione 6. Esplorare l'eclettico mondo degli hobby. Ehi, Anna, ero curioso di conoscere alcuni dei tuoi hobby più unici o insoliti. Hai qualche interesse particolarmente raro o di nicchia? È una domanda interessante, John. Direi che uno dei miei hobby più particolari è il birdwatching. È un passatempo relativamente raro, ma lo trovo incredibilmente gratificante. Birdwatching non è qualcosa di cui senti parlare tutti i giorni. Cosa ti piace di più in questo? Beh, adoro l'opportunità di osservare in silenzio la natura e scoprire nuove specie di uccelli. È quasi come una caccia al tesoro, cercando di individuare amici pennuti rari o sfuggenti. Sembra piuttosto affascinante. Riesco a vedere il fascino di quel senso di scoperta e apprezzamento per il mondo naturale.
Esattamente. E la parte migliore è che non hai nemmeno bisogno di viaggiare in luoghi esotici. C'è così tanta diversità aviaria anche nel nostro cortile, se sai dove guardare. Posso immaginare. Qualche altro hobby che considereresti un po' fuori dall'ordinario? Fammi pensare. Oh, lo so, mi piace molto il lavoro a maglia competitivo. È uno sport di nicchia, ma la comunità è meravigliosamente solidale e creativa. Lavoro a maglia competitivo. Ecco, è qualcosa di cui non avevo mai sentito parlare prima. Come funziona esattamente? Bene, ci sono tutti i tipi di gare e sfide di lavoro a maglia, in cui i partecipanti devono completare progetti complessi in tempi ristretti. È sorprendentemente intenso. Wow, sembra impressionante e anche un po' divertente. Posso solo immaginare una stanza piena di persone che lavorano a maglia furiosamente. Ah, sì, è proprio uno spettacolo da vedere. Ma il livello di abilità e maestria in mostra è davvero incredibile. È un hobby unico, sicuramente. Posso immaginare. Hai altri interessi bizzarri che potrebbero sorprendere le persone? Lasciami pensare. Oh, lo so, anche a me piace molto l'astronomia amatoriale. Adoro osservare le stelle e ho persino un piccolo telescopio installato nel mio giardino. Astronomia è un hobby affascinante. Cosa ti piace di più in questo? Adoro il senso di meraviglia e di esplorazione che deriva dallo studio del cosmo. C'è qualcosa di così umiliante e maestoso nell'osservare il cielo notturno. No, vedo. Osservare le stelle deve fornire una prospettiva davvero unica sul nostro posto nell'universo. Esattamente. È un ottimo modo per ottenere un apprezzamento più profondo per la vastità e la complessità del cosmo. Inoltre, è semplicemente un'attività meravigliosamente calmante e meditativa. Questo è un ottimo punto. Fare un passo indietro e connettersi con il mondo naturale in questo modo deve essere incredibilmente radicato. Decisamente. È un bel contrappeso al trambusto della vita di tutti i giorni. Solo un'occasione per rallentare, alzare lo sguardo e meravigliarsi delle meraviglie dell'universo. Posso immaginare. Hai sicuramente stuzzicato la mia curiosità per questi tuoi hobby unici. Magari potresti farmi conoscere il mondo del lavoro a maglia competitivo qualche volta. Ah, assolutamente. Ne sarei più che felice. E posso anche insegnarti alcuni consigli per osservare le stelle se sei interessato a esplorare anche questo hobby. Sembra fantastico. Sono sempre desideroso di espandere i miei orizzonti e provare cose nuove. Grazie per aver condiviso queste affascinanti intuizioni sui tuoi interessi eclettici, Anna. Lezione 7. Le insidie della critica costante. Ehi Anna, posso sapere il tuo punto di vista su una cosa? Ultimamente ho notato una tendenza preoccupante. Assolutamente, Giovanni. Cosa hai in mente? Bene, sembra proprio che così tante persone in questi giorni critichino costantemente gli altri intorno a loro. Evidenziare i difetti, trovare difetti, sai. È un'osservazione interessante. Posso vedere come quel tipo di ambiente possa diventare davvero tossico. Esattamente. E sento che spesso deriva dall'insicurezza o semplicemente da una negatività generale. Cosa pensi che spinga questo tipo di comportamento? Questa è una bella domanda. Penso che a volte le persone critichino gli altri per sentirsi migliori o più superiori.
Ah, capisco. Quindi è quasi un meccanismo di difesa in un certo senso. Cercare di edificarsi abbattendo gli altri. Precisamente. Ed è particolarmente problematico quando diventa uno schema, in cui le persone non riescono ad apprezzare nulla di positivo. Sono d'accordo. È come se cercassero sempre ciò che è sbagliato anziché ciò che è giusto. Deve essere estenuante. Lo è davvero. E spesso perpetua semplicemente un ciclo di negatività. Ti senti come se avessi sperimentato tu stesso quel tipo di ambiente? In una certa misura, sì. Ho avuto colleghi o anche familiari che erano costantemente pignoli e critici. Non deve essere facile affrontarlo. Come riesci a rimanere positivo di fronte a questo tipo di critiche? Ebbene, cerco di ricordare che le loro parole spesso dicono più di loro che di me. Non la prendo sul personale. È una prospettiva molto matura. Mantenere questa prospettiva è fondamentale per non farsi trascinare giù. Decisamente. E faccio anche uno sforzo consapevole per concentrarmi sugli aspetti positivi per controbilanciare tutta la negatività. È un'ottima strategia, evidenziando invece le buone qualità e i risultati di coloro che ti circondano. Esattamente. Trovo che non solo mi aiuti a rimanere con i piedi per terra, ma possa anche potenzialmente ispirare un cambiamento nella mentalità critica. Questo è un punto eccellente. Rispondere con positività a volte può essere il modo migliore per spezzare quel ciclo tossico. Assolutamente. Penso che se più persone provassero questo approccio, il mondo sarebbe un posto molto più edificante. Non potrei essere più d'accordo, John. Questa è stata una conversazione davvero stimolante. Grazie per aver condiviso le tue intuizioni. Certo, Anna. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo ad esplorare questo problema con me. È importante discuterne. Lezione 8. Routine di fitness e sfide amichevoli. Ehi Anna, ho sentito che ultimamente ti piace molto il fitness. Che tipo di allenamenti hai fatto? Oh, ho fatto un bel po' di confusione. Ho provato di tutto, dallo yoga ai Pilates all'allenamento a intervalli ad alta intensità. È stato molto divertente esplorare diversi modi per rimanere attivi. È fantastico. Anch'io volevo tornare a una routine di fitness coerente. Hai qualche allenamento o lezione preferito che consiglieresti? Lasciami pensare. Mi è davvero piaciuta la flessibilità e la consapevolezza dello yoga, ma anche il consumo di calorie degli allenamenti HIIT è stato eccezionale. E il Pilates è proprio una meravigliosa routine di rafforzamento di tutto il corpo. Wow, è una grande varietà. Sono impressionato da quanto sia completo il tuo regime di fitness. Forse dovrò provarne alcuni io stesso. Dovresti assolutamente. E sai, potrebbe essere divertente se facessimo alcuni di quegli allenamenti insieme. Una piccola gara amichevole di fitness potrebbe essere motivante. Oh, mi piace l'idea. Un po' di sana rivalità potrebbe essere proprio la spinta di cui ho bisogno per rimanere costante nei miei allenamenti. Cosa avevi in mente? Forse potremmo provare una sfida HIIT. Scopri chi riesce a completare il maggior numero di burpees o squat in un certo periodo di tempo. Oppure potremmo fare una sfida di passi e tenere traccia dei nostri passi quotidiani. Lo adoro. Una sfida HIIT sembra proprio la mia strada. E una sfida a passi sarebbe un ottimo modo per svolgere più attività quotidiane.
Esattamente. Potremmo anche renderlo un po' più interessante scommettendo una piccola scommessa amichevole sui risultati. Niente di troppo folle, ovviamente, ma forse il perdente deve comprare il caffè al vincitore o qualcosa del genere. Ora stai parlando. Una puntata piccola potrebbe sicuramente aggiungere un ulteriore livello di divertimento e motivazione. Ci sto. Quando vuoi iniziare questa sfida di fitness? Che ne dici di questo fine settimana? Possiamo decidere le specifiche e poi passare alla formazione lavorativa. Sarà davvero divertente, John. La competizione amichevole è il modo migliore per rimanere motivati. Non potrei essere più d'accordo. Mi sento già carico e pronto a dare il massimo. Sarà fantastico, grazie per l'idea fantastica, Anna. Piacere mio. Non vedo davvero l'ora. Un po' di sana rivalità tra amici è la ricetta perfetta per il successo nel fitness. Assolutamente. Va bene, facciamo. Non vedo l'ora di vedere chi avrà la meglio nella nostra piccola resa dei conti di allenamento. Che vinca il migliore appassionato di fitness. Ho una bella sensazione a riguardo, John. Questo sarà un modo fantastico per noi di sostenerci a vicenda nel percorso di salute. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Sono entusiasta di spingerci a vicenda verso nuovi traguardi. Sarà fantastico. Sono completamente d'accordo. Ok, iniziamo a pianificare i dettagli e diamo inizio a questa sfida. Non vedo l'ora. Neanche io. Sarà molto divertente. Va bene, facciamolo. Lezione 9. Caccia alle occasioni al negozio dell'usato. Buongiorno, Anna. Speravo potessi darmi qualche consiglio su come fare ottimi affari nei negozi dell'usato. Volevo fare più acquisti di seconda mano. Fare shopping nei negozi dell'usato è uno dei miei hobby preferiti. Ci sono sicuramente alcuni trucchi utili per trovare le migliori occasioni. Dove acquisti solitamente gli articoli di seconda mano? Beh, volevo dare un'occhiata a quel grande negozio Godwin in centro, ma non so cosa aspettarmi. Consentono qualsiasi tipo di negoziazione sui prezzi. Ottima domanda. La maggior parte dei negozi dell'usato consente un po' di margine di manovra per quanto riguarda i prezzi. Non fa mai male chiedere educatamente se possono offrire uno sconto, soprattutto su articoli con biglietti più grandi o più alti. Ah, capisco, buono a sapersi. Non vorrei essere troppo invalente, ma una trattativa amichevole non può far male. Quali altri consigli hai per ottenere le migliori offerte? Mm, Vediamo. Una cosa fondamentale è fare acquisti frequentemente ed essere pazienti. L'inventario dei negozi dell'usato cambia costantemente, quindi devi essere disposto a scavare per trovare le gemme nascoste. Ah sì, l'aspetto della caccia al tesoro fa parte del divertimento, no? Posso vedere come ciò renderebbe ogni visita un'esperienza emozionante. Decisamente. E un altro consiglio da professionisti è quello di concentrarsi sugli articoli fuori stagione o meno popolari. Cose come i cappotti invernali in estate o gli abiti formali al di fuori della stagione dei balli spesso vengono pesantemente ribassati. Oh, è intelligente. Puntare sugli oggetti trascurati è un ottimo modo per fare veri affari. Dovrò tenere d'occhio questo tipo di accordi. Esattamente. E non aver paura di chiedere allo staff se ci sono saldi o sconti imminenti. Molti negozi dell'usato offriranno giornate di metà sconto o offerte speciali settimanali. Buona chiamata, mi assicurerò di informarmi su eventuali promozioni in corso. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente? Lasciami pensare.
Oh, un altro consiglio. Controlla attentamente la qualità dell'articolo prima dell'acquisto. Assicurati che non ci siano difetti o danni importanti, anche se il prezzo è incredibilmente basso.